si vede, no, Isola con i fumaioli delle fabbriche, erano 5 grandi fabbriche di conservazione del pesce. E si immagina lei, per 5 fabbriche quante donne avevano bisogno, migliaia di donne, no? Ecco, queste qui. Specialmente immagino nella stagione estiva, quando la pesca Ecco, vede? dei sardoni è più... Vede qui. Sì. E tutte queste foto erano in Ecco, questi vede? scatoloni? Le donne, no? Bruno, Jasna le chiede, tutte queste foto che lei ha trovato erano negli scatoloni? Sì. Queste erano... Cioè rischiavamo di perdere questo. Che poi ho fatto sviluppare e le ho anch'io adesso. Ecco, vede. Meravigliose, sono foto... Cosa dovevano fare le donne, no? Ecco, qui si vedeva Isola, no? La costa. Ecco, vedete. Bene. E qui ho capito che le donne che lavoravano nelle fabbriche erano veramente delle eroine, perché veramente sacrificavano la vita. Lei probabilmente ha letto che venivano dai paesi limitrofi, perché Isola non poteva sopperire a tanta manodopera, e venivano dai paesi lontani anche diversi chilometri. Praticamente facevano anche 2 ore di strada a piedi dal paese a Isola, lavorare 8 ore e poi altre 2 per ritornare a casa. Dunque 12 ore fuori strada. Però il percorso dovevano farle sempre costantemente e rispettare gli orari, perché se ritardavano 5 minuti non la lasciavano entrare in fabbrica, venivano multate. E praticamente anche durante la stagione di pioggia e invernali dovevano venire tutte bagnate al lavoro, no? E anche tornare a casa. E in più dovevano portarsi da casa il pranzo, perché la fabbrica non dava niente. Ma i trattamenti erano veramente incomprensibili. Non le lasciavano mangiare in fabbrica, avevano mezz'ora di riposo e dovevano uscire e mangiare in strada. Strano veramente. Sì, quello che era molto grave era pure le condizioni di lavoro, no? Perché lavoravano scalze, male vestite, sempre con le mani e i piedi in acqua, no? Anche d'inverno, sempre a pulire. E il guaio era che non potevano lavarsi, non c'era docce e così via. Solo gli ultimi anni avevano avuto questo privilegio della doccia. Però
E una cosa simile l'ho scoperta anche a Duino, perché a Duino bisogna sapere che è stata fondata la prima fabbrica di conserve pesce nel centro Europa. E io l'ho anche mostrata non so se arrivo a spiegarle. Era la Varhanek? È possibile? Bruno, era la Varhanek? Sì, la Varhanek, sì. Volevo proprio spiegarvi dove era. Eccolo. Eccoci. Questa. Questa è la fabbrica conservatrice di pesce a Duino. Questa è l'attuale Villa Gruber. Qui in tempi antichi era il magazzino di sale, poi il magazzino di sale è diventata fabbrica del pesce e dopo la prima guerra mondiale è stata distrutta dai bombardamenti e non più ricostruita. E qui era la prima fabbrica e da qui sono risalito anche una cosa interessante per le donne. Tutte le donne, sia quelle in Istria che ho intervistato, ho fatto una cinquantina di interviste con queste donne e tutte si lamentavano, a parte la difficoltà del lavoro, che erano, come si potrebbe dire, le chiamavano come invalidi. Praticamente, anche quando si lavavano in bagno o sotto la doccia, la puzza delle sardelle si imbeveva nella pelle, ma quella pelle qualche volta si mettevano con delle erbe aromatiche per mascherare quell'odore. Ma il peggiore momento era quando andavano la domenica o il sabato a ballare, puzzavano i capelli. Perché non c'era shampoo, no? Non c'era... Perché si imbevevano dentro e non si poteva. E nessun giovane le prendeva per ballare, no? E quello aveva anche dei motivi psicologici veramente pesanti, quello che nessuno ha fatto Immagina ricerca. una giovane Che viene respinta per questo. marchio. È un marchio. E così ti sta. Però io ho fatto ricerche anche in giro per il mondo e sono andato in Norvegia perché sapevano che loro vivevano della pesca, no? E ancora oggi non tanto. E sono andato a visitare il museo della pesca di Alesund al nord
è quello che ho visto come i norvegesi stimano il lavoro che faceva la donna nell'ambito della pesca, perché dovete sapere che loro esportavano il baccalà, no? Per tutto il mondo, no? E il merluzzo. E anche lì la donna aveva la parte più importante, no? La pulizia, l'essiccazione e la spedizione. E proprio a Aleson ho visto che non, quando parlava con i norvegesi, tutti mi dicevano a voce, ma lì hanno fatto un monumento in bronzo sulla riva di Aleson della donna pescador, la venditrice di pesce. Meraviglioso. Quello che avevo auspicato anche ai vari imprenditori comunali di Isola, di fare a Isola un monumento alla donna che lavorava nelle fabbriche. Per quella veramente si meritano un monumento. E anche voi, se avete occasione, spingete a Isola a fare un monumento alla donna, perché se non merita.